Buongiorno a tutti. Oggi a sorpresa faremo la prima lezione di prospettiva. La prospettiva serve come strumento di lavoro per simulare uno spazio tridimensionale sul foglio. Partiremo trattando la prospettiva centrale, che è quella più semplice. Uno dei tre elementi che compongono la prospettiva centrale è l'orizzonte. E che cos'è l'orizzonte? L'orizzonte è quella linea che rappresenta l'altezza dei nostri occhi rispetto alla scena che stiamo guardando e rappresenta la linea oltre la quale non riusciamo più a scorgere la Terra. Mi spiego meglio. Essendo curva la Terra, lo sapete tutti, vero? Noi, mentre siamo in piedi sulla Terra, fate conto di essere il piccolo principe su un pianeta piccolino, mentre guardiamo l'orizzonte, il punto in cui la curvatura della Terra va oltre la nostra visuale, noi la percepiamo come una linea. Chiaramente più alziamo l'orizzonte, più la nostra visuale si allunga. Tant'è che se siamo in cima alla montagna rispetto a essere in piedi sulla spiaggia, la nostra visuale è molto più ampia. Detto questo, lo strumento della prospettiva, lo chiamo strumento della prospettiva perché per un disegnatore è come uno strumento di lavoro, non è diverso dalla matita, dal pennarello, cioè è uno strumento, viene utilizzato per ottenere qualcosa. Nel nostro caso è un'illusione, per cui abbiamo dei limiti che vedremo mano a mano che spiego le varie prospettive. Per cui la prospettiva centrale, che è la prima, è composta da linea dell'orizzonte, che rappresenta i nostri occhi, come abbiamo detto, per cui tutto quello che viene disegnato sopra questa linea qua viene visto dal basso verso l'alto. Tutto quello che invece si trova sotto questa linea qua verrà visto dall'alto verso il basso. Ok? Fate conto che questo sia il tappeto volante di Aladdin. Il tappeto di Aladdin sta volando sopra i miei occhi, per cui lo vedo da sotto. Il tappeto di Aladdin sta volando sotto i miei occhi, per cui io lo vedo dall'alto. Quel punto che ho segnato al centro del disegno si chiama punto di fuga. Rappresenta la mia posizione rispetto all'orizzonte, per cui proprio dove io ho messo la mia macchina fotografica per scattare la mia fotografia. Parlerò spesso di questa cosa della fotografia associata alla prospettiva, perché di fatto nel momento in cui noi costruiamo una prospettiva stiamo proprio facendo una scelta di tipo fotografico, per cui se facciamo una prospettiva dal basso piuttosto che dall'alto è come se ci decidessimo dove piazzarci per fare la nostra fotografia. Per cui nella prospettiva centrale i due elementi principali sono la linea dell'orizzonte e il punto di fuga, che rappresenta la mia posizione. Questo oggetto qua, questo Aladdin, starà volando sotto il mio orizzonte, per cui lo vedo dall'alto, alla mia destra. Questo Aladdin invece starà volando sopra il mio orizzonte, per cui sopra la mia testa, alla mia sinistra. Ok? Per cui creò delle situazioni visive molto precise, ok? Le regole della prospettiva centrale non sono tante, ma vanno rispettate tutte per fare in modo che l'illusione continui a funzionare. La prima è che tutte le linee di profondità nella fase di costruzione devono convergere a quest'unico punto. Fate finta di disegnare un sole. Mentre tutte le larghezze e tutte le altezze devono essere parallele all'orizzonte per quanto riguarda le larghezze e perpendicolari sempre all'orizzonte per quanto riguarda le altezze. Per cui se dovessi disegnare un cubo, che è di fatto la forma più semplice tridimensionale, la faccia del cubo rivolta verso di me è un quadrato perfetto bidimensionale. Ok, tutti i lati sono uguali, ma la profondità, tutte le linee di profondità convergono verso il punto di fuga. Per cui non devo fare altro che ogni volta che devo costruire un cubo all'interno del mio disegno, non devo fare altro che disegnare un quadrato e ogni vertice farlo convergere al punto di fuga. In questo modo sto costruendo a livello prospettico dei cubi perfetti. Ogni volta che ho bisogno di utilizzare una struttura regolare per impostare un disegno si utilizzano i cubi, per questo lavorerò sempre visivamente sui cubi, perché di fatto su una struttura così
proporzionata, tutto quello che costruisco alla fine visivamente funziona, almeno a livello di proporzioni, che è la cosa più importante. Se dovete proporzionare una sedia, un tavolo, una sedia e un frigorifero, una persona con un frigorifero, cioè avere delle unità di misura fatte di cubi ci aiuta moltissimo, e poi vedremo questo aspetto applicato poi al disegno vero e proprio. Per quanto riguarda l'esercizio dei cubi, quello che vi consiglio di fare è proprio questo: costruirvi sempre un riquadro di lavoro, scegliete il vostro orizzonte, segnate il vostro punto di fuga e iniziate a disegnare dei cubi in giro per il foglio, in questo modo. Tanto per capire come funziona all'inizio. Quindi nella prospettiva centrale tutte le larghezze sono parallele all'orizzonte, tutte le altezze invece devono essere perpendicolari. In questo modo iniziate a prendere un po' di familiarità con il discorso prospettiva. E da questo bozza potete capire due cose molto importanti. La prima è che qualsiasi oggetto che si allontana da noi di fatto diventa più piccolo, che è quello che succede visivamente. Quando guardiamo una persona che parte vicino a noi e si allontana, la vediamo sempre più piccola. Per cui cosa succede? Quando noi facciamo convergere qualsiasi tipo di oggetto verso il nostro punto di fuga, questo oggetto diventa più piccolo. Pensate di vedere camminare la persona di cui parlavamo prima verso l'orizzonte, allontanandosi da noi. Seguendo la costruzione che abbiamo fatto prima, cioè del fatto che le profondità devono convergere al punto di fuga, il suo tragitto verso l'orizzonte sarebbe questo. Per cui la persona si sta allontanando da noi e diventa sempre più piccola. Benissimo. Quindi la prima regola è che qualsiasi oggetto si allontana da noi diventa più piccolo. Però la cosa che dovete capire è che con oggetto si intende qualsiasi distanza. Se io per esempio devo disegnare una fila di lampioni, allora questo è il primo lampione, so che il lampione che si sta allontanando da me diventa sempre più piccolo, ma deve anche diminuire la distanza tra un lampione e l'altro per fare in modo che l'illusione della prospettiva funzioni. Quindi anche le distanze tra gli oggetti a livello pratico devono diminuire, visto che noi stiamo costruendo un'illusione, per cui stiamo lavorando su un foglio e facciamo altro che inserire delle linee con delle regole che suggeriscano all'osservatore che il nostro foglio non è bidimensionale, ma è fatto di 3 dimensioni, per cui dobbiamo rispettare delle regole molto rigide proprio per fare in modo che l'illusione non si rompa mai. Per cui la prima regola è che tutte le profondità rimpiccioliscono gli oggetti in questo modo. L'altra regola legata alla prospettiva centrale è quella della direzionalità, ovvero la prospettiva centrale prevede che la mia visuale, sia sempre perpendicolare all'orizzonte, per cui se simulassi quello che vedo dall'alto, la posizione dell'osservatore sarebbe qua, guarderebbe l'orizzonte in modo perpendicolare. Tutti gli oggetti nella costruzione di questa prospettiva qua sono i nostri cubi, per intenderci, sono allineati in questo modo, per cui la percezione di questa situazione qua diventerebbe questa, quella che abbiamo visto prima. Ok? E via dicendo. È chiaro che nel momento in cui guardiamo le cose non sono tante le situazioni in cui tutti gli oggetti sono allineati, ma quando noi disegniamo creiamo delle situazioni un po' finte ma sufficienti a dare l'idea tridimensionale che vogliamo suggerire. La prospettiva centrale non viene usata tantissimo, soprattutto nel fumetto per esempio, ma è utilizzata tantissimo nell'illustrazione, dove c'è, soprattutto nelle copertine, c'è pochissimo spazio dove lavorare a livello tridimensionale, per cui per creare un'immagine molto d'impatto solitamente si lavora in prospettiva centrale. Per cui per la prossima volta quello che vi consiglio di fare è proprio questo esercizio qua. Create il vostro riquadro molto semplicemente, piazzate il vostro orizzonte, il vostro punto di fuga e iniziate a fare un po' di cubi in giro per il foglio, proprio come sto facendo io in questo momento. Dopodiché fate questo invece, ricostruite sempre il vostro riquadro e provate a spostare l'orizzonte più in basso. Vedrete che gli oggetti, vedete come cambia il tipo di visuale che state costruendo. Come potete notare io parto sempre costruendo
un quadrato frontale e poi unendo gli spigoli col punto di fuga. In questo modo quello che state costruendo è un cubo in prospettiva centrale. Allora, esercitatevi un po' in questo modo, vedrete che, per esempio, spostando poi la linea dell'orizzonte verso l'alto, otterrete poi un effetto di questo tipo qua. Non cambia nulla, vedete che quello che vi dicevo prima, cioè che nel momento in cui mettete la linea dell'orizzonte in alto rispetto al disegno, tutto quello che disegnate sotto sarà visto dall'alto. Viceversa, se mettete la linea dell'orizzonte più in basso, tutto quello che disegnate sopra sarà visto dal basso. Ok? Per cui una regola molto semplice. Ok, mi sono dilungato tanto, ma in realtà la prima lezione richiede sempre più spiegazione delle altre. La cosa importante è che capiate bene questi elementi, per cui esercitatevi e dalla prossima lezione concludiamo il concetto di prospettiva centrale, perché mancano degli elementi, e poi procediamo con degli esercizi utili a comprendere meglio come applicare la prospettiva centrale ai nostri disegni. Per oggi è tutto, spero che la lezione sia stata interessante, mettete like o iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao ciao!